Gli involtini primavera sono un antipasto delizioso. Possono essere preparati in anticipo e conservati in freezer e cotti all'ultimo momento. Vi proporrò 3 idee per farcire gli involtini. I fogli di pasta per involtini primavera sono indispensabili. Potete trovarli sia nella versione con e senza uovo. Li ho comprati in un Asian market, si conservano in freezer e poi quelli che non userete durante la ricetta li potete mettere in un sacchetto ermetico e conservarli. La tecnica per arrotolarli si impara facilmente e ve la mostro tra poco. La prima versione che vi propongo sono gli involtini con i gamberetti. Avrete bisogno di gamberetti surgelati, zenzero, cavolo cappuccio, cipolla, pepe, salsa al peperoncino. In un wok o una padella mettete un cucchiaio di olio. Io per le ricette asiatiche uso l'olio di semi. Aggiungete lo zenzero, io ho usato lo zenzero in polvere, ma se avete lo zenzero fresco va benissimo, mi raccomando tagliatelo finemente. Ho aggiunto mezza cipolla e fate rosolare per 1-2 minuti. Ora versate i gamberetti e della verza che avevo precedentemente già cotto per comodità. Dopodiché ho aggiunto un cucchiaio di salsa al peperoncino e ho continuato la cottura per amalgamare i sapori. Ho spento il fuoco e ho messo tutto in una ciotolina. Mi raccomando, prima di farcire gli ingredienti fate raffreddare il condimento. Per la seconda proposta avrete bisogno di carote tagliate alla julienne, cavolo verza, spaghetti di riso, dello zenzero, pepe e sale. Il procedimento è medesimo, quindi dovrete cuocere i vari ingredienti in un wok oppure in una padella. Precedentemente cuocete degli spaghetti di riso, io ne ho cotti una sola porzione e prima di versarli nella padella li ho tagliati con una forbice perché altrimenti sono troppo lunghi. Nel video li vedete molto compatti, ma con un po' d'acqua hanno ripreso vigore. Chiaramente io li avevo preparati prima e dovevo anche pensare al video, voi chiaramente farete tutto quanto istantaneamente e sarà di certo diverso. Ho aggiunto sale e pepe e ho fatto amalgamare il tutto per circa 2 minuti. Dopodiché ho spento il fuoco, li ho messi in una ciotolina in attesa che si raffreddasse prima di farcire gli involtini. Come ultima proposta vi propongo gli involtini con i funghi. Vi serviranno delle carote, sedano, cipolla, dei funghi, verza e sale. Poi se chiaramente li volete condire anche con un po' di pepe, di peperoncino o anche della salsa di soia, siete liberissimi. In un wok o in una padella mettete un po' d'olio, io come vi ho detto uso l'olio di semi, e poi all'interno ho messo circa un cucchiaio del preparato per soffritto, delle carote a julienne. Ho continuato a mescolare e ho aggiunto anche i funghi tagliati a pezzetti e il cavolo verza anch'esso tagliato. Ho continuato a mescolare il tutto per qualche minuto. Ho insaporito con un pochino di sale e alla fine ho messo tutto quanto in una ciotolina. Per realizzare gli involtini disponete in piano un foglio di pasta orientando una delle punte verso di voi. Deponete un cucchiaio di farcitura sulle pareti della losanga più vicina a voi, arrotolate a sigaro ripiegando i lati. Ripetete l'operazione fino a quando non esaurite la farcitura. In una ciotolina mescolate un cucchiaino di maizena e un cucchiaio d'acqua fredda. Vi servirà per poter chiudere l'involtino. Io ho utilizzato semplicemente dell'acqua, mi è andata benissimo ugualmente, però se voi avete la maizena potete sfruttare questa tecnica. Per cuocerli invece riempite un wok di olio fino ad 1/3 dell'altezza e scaldate a fuoco medio vivace. Io non ho un wok e quindi ho utilizzato invece un pentolino. Cuocete 4 involtini per circa 3-4 minuti, dovranno essere dorati e croccanti. Infine sgocciolateli su carta assorbente e ripetete l'operazione con gli involtini rimasti. Da servire caldi, vi consiglio di abbinarli con una salsa agrodolce. Vi lascio la ricetta qui perché è super facile e gustosa. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi mando un bacio e zaijian, bye bye!